In questa pillola ti insegnerò quali sono le posizioni delle note acute nel clarinetto. Avevo fatto già una pillola su come produrre le note acute nel clarinetto che ti lascio qui in descrizione, e oggi mettiamo le mani in pasta per andare a suonare le note Do diesis, Re e Re diesis. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni prevalentemente online e nel mio studio di Bergamo. Se è la prima volta che passi dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e sui contenuti esclusivi. Ho fatto una serie di pillole sull'altissimo sia del sax alto che del sax tenore e oggi è il turno del clarinetto. Come dicevo nella pillola in merito all'emissione delle note acute nel clarinetto, che ti invito a guardare se non l'hai ancora fatto, quando noi andiamo a suonare il registro acuto nel clarinetto dobbiamo stare un pochino attenti. Un piccolo segreto che ti posso svelare è che è molto importante vocalizzare la nota prima di studiarla, perché se io ho in mente quello che è la nota, mi sarà molto più facile portarla nella realtà suonandola. Quindi prima la devo avere bene in mente, poi la porto nella realtà attraverso la vocalizzazione della nota e successivamente vado a produrla con lo strumento. Per comodità chiamerò i fori del clarinetto 1, 2, 3, 4, 5 6, in modo che sia più facile individuarli. La nota Do diesis nel clarinetto ha una posizione molto semplice. Chiudo il foro del Fa e apro il portavoce fra virgolette si chiama chiave numero 12, e in più vado a chiudere 2, 3, 4 e 5. Vado quindi a pensare al Do diesis. Bene in mente, ripasso bene la posizione. Se ti viene lo scalino prima di fare il Do diesis, vuol dire che c'è un problema di proiezione. Quindi risolvi prima il problema di proiezione e poi fai il Do diesis. Per l'equivalenza enarmonica, Do diesis è equivalente enarmonico di Re bemolle, o anche Si doppio diesis. Passiamo alla nota successiva. La nota successiva è Re. Il Re si produce sempre con il foro chiuso, portavoce azionato, e in più dobbiamo azionare 2, 3, 4 e la chiave del Mi bemolle. La chiave del Mi bemolle si chiama anche chiave numero 4. Quindi questa chiave qui si chiama anche chiave numero 4. Penso alla nota. Pa, ti, ti, e la suono. Il Re rispetto al Do diesis è una nota che ha meno resistenza del Do diesis, quindi diciamo che in quantità di forza abbiamo bisogno di meno forza per produrlo. La cosa veramente importante è avere sempre a portata di mano un intonatore che mi permette di verificare la correttezza dell'intonazione, e se non è a posto lo sistemo subito. E in più lo tengo monitorato nei giorni seguenti, in modo che se so che il Re è leggermente calante o crescente vado a sistemarlo per 6 o 7 giorni di fila e teoricamente dovrei aver risolto il problema. Posizione del Re diesis, molto semplice, è come la posizione del Re, uguale identica, solo che vado a mettere in più la chiave numero 5. La chiave numero 5 è questa chiavetta qua. Anche per questa nota la penso, prima la penso e poi la suono. In principio di equivalenza enarmonica, il Mi bemolle è equivalente enarmonico di Re diesis o Fa doppio bemolle. Nella prossima puntata ti farò vedere come suonare il Mi, il Fa diesis e magari anche il Sol. In linea generale, fino al Fa diciamo che viene considerato registro alto, e dopo il Fa diesis viene considerato altissimo. In principio di priorità, la cosa importante che ci interessa avere a mente è che numero 1, la nota deve essere intonata, numero 2, l'attacco deve essere pulito e non ci devono essere variazioni di intonazione durante l'attacco. Questa è una cosa molto importante, perché se io vado a variare la mia impostazione mentre attacco la nota acuta per adattarmi alla nota e farla venire, mi viene fuori una cosa del genere.
questa tu capirai che è una cosa che non è tollerabile quando si suona, perché è veramente sgradevole da sentire e dà un po' il senso del non so neanch'io bene cosa sto facendo, aiuto aiuto. La terza priorità è poter fare la nota con serenità. Cosa vuol dire? Mi metto a fare la nota acuta e devo avere una certa padronanza e non devo avere paura di sbagliare qualcosa. Devo essere sicuro. Ovviamente il registro acuto va studiato quando il registro basso e il registro medio sono a posto. Cosa vuol dire che sono a posto? Gli attacchi sono precisi, le note sono intonate, ho un buon staccato, ho un ottimo legato, sono tutte cose molto importanti. È inutile andare a curare i dettagli dell'acuto quando ancora il registro medio-basso non c'è. Come dico sempre ai miei allievi, se una casa è da ristrutturare, non mi metto a mettere i suppellettili sui mobili. Spacco tutto, sistemo tutto, metto tutto in ordine e dopodiché potrò comprare anche i suppellettili da mettere sui mobili, i quadri e tutte le cose belle che andranno ad adornare la mia casa. Giusto? Quindi è molto importante avere le idee chiare sulle cose. Uno dei problemi principali non è la qualità dell'esecutore o la capacità dello studente, ma è il fatto che non si sa bene che cosa si vuole e dove si vuole arrivare. Perché una persona che dice io voglio suonare bene deve sapere esattamente da dove partire e come fare. Prima le basi e poi tutto il contorno. Mi raccomando, è una cosa molto 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 importante. Che questo contenuto possa esserti utile e che tu possa sfruttarlo al meglio per il tuo progresso musicale. Se ti è piaciuto lasciami un like, lasciami un commento che mi fa sempre piacere o ricondividilo con i tuoi amici musicisti. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!